Ciao a tutti, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Mettetevi comodi, perché quello che stiamo per raccontarvi ha fatto battere forte il cuore dei fan e ha acceso le luci del gossip più caldo. Prima di continuare, ricordatevi di sostenere il nostro canale e di condividere questo video con chi non vede l'ora di sapere tutto. Oggi vi portiamo dentro una serata che ha il sapore delle cose vere, una serata che ha trasformato un compleanno in un segnale potente. Halil Ibrahim Ceyhan ha festeggiato in un clima intimo, sobrio e intensamente familiare, accanto alla sua famiglia e, soprattutto, accanto alla famiglia di Sıla Turkoglu. Halil, da sempre discreto, ha scelto di far parlare il calore delle persone e non la spettacolarità. Niente tappeti rossi, niente clamore, niente effetto scenico studiato. Solo una stanza dal tono caldo, dettagli curati con delicatezza e un tavolo lungo, dove il profumo di piatti casalinghi si mescolava alle risate. È qui che le due famiglie si sono sedute vicine, come se quel posto le aspettasse da tempo, ed è qui che molti si sono chiesti: è questo il segno che il rapporto tra Halil e Sıla sta compiendo un passo in avanti? Le voci che filtrano raccontano una serata dal ritmo semplice, con sorrisi sinceri, sguardi che parlano e quel tipo di complicità che non si inventa. Persone di tutte le età, zii, nipoti e soprattutto i più anziani, hanno trovato spazio in un equilibrio raro, in cui ognuno si è sentito parte di qualcosa di più grande d'una semplice festa. Si dice che Halil, abituato a tenere il cuore ben protetto dai riflettori, sia apparso straordinariamente sereno, e che Sıla, con la sua grazia naturale, abbia illuminato la stanza senza bisogno di nessun artificio. Non c'erano inviti a caso, non c'erano ospiti di circostanza. Solo i più vicini, gli affetti veri, le persone che conoscono i silenzi e i ritmi di chi lavora sotto lo sguardo del pubblico ma sceglie di restare se stesso appena si chiude la porta di casa. Quella porta, quella sera, ha accolto la famiglia di Sıla con una gentilezza che ha commosso, e il gesto è stato ricambiato con un calore che ha sciolto l'ultima traccia d'imbarazzo. È così che il primo brindisi ha avuto il sapore di un incontro atteso, quasi inevitabile. Le foto trapelate, poche e misurate, hanno fatto il giro dei social in un battito di ciglia. In un'immagine si vede Halil con un abito semplice, elegante, dallo stile pulito, e vicino a lui Sıla con un look naturale, capelli sciolti e un sorriso che racconta più di quanto 1000 parole potrebbero fare. È bastato quello per scatenare l'immaginazione dei fan. La postura rilassata, la vicinanza spontanea, il modo in cui le mani sfiorano il bordo del tavolo quasi all'unisono. Un dettaglio qua, un dettaglio là, e la rete ha iniziato a sussurrare all'unisono: questo è un momento che conta. A chi era presente è rimasto negli occhi il modo in cui le famiglie si sono scambiate racconti, ricordi, aneddoti tenuti da parte per il momento giusto. I più adulti hanno parlato con lentezza, come si fa quando ogni parola deve avere il suo peso, mentre i più giovani si sono trovati a ridere delle stesse cose nel giro di pochi minuti. È stato un fluire naturale, quasi privo di esitazioni. E quando sono arrivati il profumo del tè caldo e i piattini col dolce, qualcuno ha capito che la distanza tra le due case si era accorciata implicitamente. Il taglio della torta è stato il punto più vivido della notte. Al centro della sala, tra applausi non fragorosi ma densi di affetto, Halil ha ringraziato con poche frasi misurate, evitando i grandi proclami. Ha ricordato il valore del tempo condiviso e ha sollevato lo sguardo verso Sıla con una gratitudine che chi c'era ha avvertito come un brivido. Non serve sapere le esatte parole, perché a volte basta la gentilezza di un gesto a dire tutto. Qualcuno ha detto che lui ha rivolto un pensiero speciale a lei, un pensiero che non è stato rivelato ma che è rimasto come un eco nelle ore successive. Dopo il brindisi, la serata è scivolata in quella fase lieve in cui le sedie si avvicinano e le conversazioni diventano più profonde. Un nonno ha raccontato un episodio di gioventù, un'anziana zia ha svelato una ricetta che tiene in un quaderno da decenni, e più di una volta è comparso sui volti un sorriso riconoscente. Halil ha ascoltato, con quella calma che i fan conoscono, e Sıla ha aggiunto la sua presenza vibrante, attenta ai dettagli, capace di tenere insieme le persone con un cenno delicato. Si sono cercati con lo sguardo, ma senza rubare la scena alla famiglia, si sono trovati, come se fosse naturale così. Nei giorni seguenti, dicono, sono volate telefonate e messaggi tra le due case. Ringraziamenti, inviti, piccole foto di tazze fumanti e promesse di rivedersi presto. È rimasto nell'aria un profumo di legame appena nato,
ma sufficientemente solido da farsi sentire. Chi vive vicino alle due famiglie giura che gli scambi siano stati cordiali e frequenti, e che gli anziani, in particolare, abbiano mostrato un rispetto reciproco non comune. Quel tipo di rispetto che ti fa dire: questo incontro non finisce qui. La cosa che ha colpito di più è stata la postura interiore dei due protagonisti. Halil, dicono i più intimi, è sembrato più centrato, più luminoso nella concentrazione del lavoro, come se la serenità della serata avesse messo in fila i suoi pensieri. Sla, dal canto suo, ha dato l'impressione di muoversi con una sicurezza nuova, come chi sa di avere una squadra con cui guardare avanti. Lontani dai microfoni, entrambi hanno preferito lasciare che fosse il silenzio a raccontare, e in questo silenzio molti hanno trovato una dichiarazione più chiara di qualunque post. Non è mancato chi ha visto nel loro riservo un messaggio in sé. In un mondo dove è facile cedere alla tentazione di esagerare, la scelta di un compleanno vissuto in famiglia è sembrata la dimostrazione di una priorità ben definita. Niente effetto parata, niente tentativo di alimentare il chiacchiericcio con momenti costruiti. Solo un passo concreto, concreto come chi decide che ciò che conta davvero non ha bisogno di luci sparate addosso. È stato così che l'interrogativo ha preso forma. La relazione sta cambiando pelle? Sta maturando in qualcosa di più profondo e stabile? Il luogo scelto ha aiutato a scrivere la storia nel modo giusto. Non un ristorante di moda, non una sala rimbombante, ma un ambiente raccolto, di quelli che sembrano respirare insieme a chi li abita. I fiori erano pochi e posati con grazia, la luce era calda, le sedie ravvicinate, in fondo alla sala, una parete con foto di famiglia che sembravano osservare benevole la scena. Tutto parlava di intimità. Ogni dettaglio suggeriva attenzione, come se nessuno avesse voluto rubare un secondo al tempo della vicinanza. La famiglia di Halil ha accolto Sla con gesti semplici ma preziosi. C'è chi dice di aver visto la madre scambiarle uno sguardo colmo d'approvazione, chi racconta di un parente che le ha fatto una domanda tenera sulla sua infanzia e lei ha risposto con calma, lasciando intravedere frammenti di ricordi. La famiglia di Sla, a sua volta, ha parlato a Halil con confidenza misurata, di quelle che non invadono ma includono. Quel doppio movimento, quell'andare e venire gentile, ha trasformato la stanza in una casa comune. Anche i più scettici, quelli che chiedono prove a ogni sorriso, hanno fatto fatica a negare l'evidenza di un'intesa. Non la si è vista nei gesti eclatanti, ma nelle piccole cose. Nel modo in cui Halil ha spostato una sedia per lasciare spazio, nel modo in cui Sla ha ascoltato una storia fino in fondo, senza guardare l'orologio. E quando le fotografie sparse per la rete hanno raccolto migliaia di cuori, i commenti sono stati una sinfonia di speranze, come se ognuno avesse trovato nella loro sobrietà un riflesso del proprio desiderio di verità. Qualcuno ha raccontato che alla fine della festa, mentre le luci si abbassavano e i piatti venivano impilati con cura, Halil ha abbracciato i più anziani con una dolcezza che ha lasciato senza parole. Sla ha salutato uno a uno i presenti, tenendo le mani con entrambe le sue. E in quelle dita intrecciate molti hanno letto un impegno silenzioso. Il vento fuori era fresco, ma dentro la stanza il calore resisteva come fanno le braci dopo che la fiamma più alta si è quietata. Da quel momento, le indiscrezioni hanno iniziato a rincorrersi, ma senza strappi. Si parlava non di piani sensazionalistici, ma di abitudini che cambiano piano, come il ritmo di una canzone che conosci ma scopri di amare di più con il passare del tempo. C'è chi ha detto che Halil abbia definito quel compleanno uno dei più significativi degli ultimi anni, una specie di ancora personale, e che Sla abbia confidato agli amici di sentirsi al posto giusto, al momento giusto. Niente proclami, eppure tutto era chiaro. La stampa, che spesso insegue la novità veloce, questa volta si è mossa con cautela, quasi rispettando il carattere di chi stava al centro della storia. I racconti hanno sottolineato la complicità, le frasi smozzicate durante il taglio della torta, le risate che partivano insieme e si rincorrevano. E c'è stato chi ha ricordato le loro carriere, l'impegno, la dedizione, come se quell'incontro tra famiglie non fosse un episodio separato, ma una naturale conseguenza di un percorso condiviso. Tra i fan, l'entusiasmo è diventato un coro. C'è chi ha scritto di aver sognato per loro proprio una serata così, lontana dall'ostentazione. C'è chi ha detto di aver rivisto nelle loro espressioni il sapore dei momenti veri, quelli che non hanno bisogno di effimera perfezione. E c'è stato anche chi, pur restando prudente, ha ammesso che se si dovesse scegliere un segnale,
Questo sarebbe tra i più inequivocabili che si possano desiderare. Non sono mancati i dettagli teneri, quelli che arrivano alle orecchie e si fissano come piccoli fermagli. Qualcuno ha giurato di aver sentito Halil prendersi un secondo in più per ringraziare tutti, di aver visto Sla sistemargli lievemente la giacca con un gesto istintivo. Piccole scene, sì, ma proprio quelle che rivelano la trama nascosta. E se era una sceneggiatura, era la più difficile da interpretare, quella dell'autenticità. Il giorno dopo, le case di entrambe le famiglie pare abbiano risuonato di messaggi. Ricette scambiate, saluti, foto di ricordi tirati fuori dai cassetti, inviti a un tè che profuma già d'inizio. Le conversazioni sono andate avanti senza interrompersi, come se si stesse recuperando un tempo perso. E, come spesso accade quando le cose scorrono bene, non serviva nessuno a tenere le fila si tenevano da sole. Nel frattempo, sul lavoro, Halil ha mostrato una concentrazione luminosa, quella dei giorni buoni, e Sla ha indossato la sua naturalezza come un vestito su misura. Gli amici, quelli veri, hanno notato una luce diversa nei loro sguardi. C'era calma, ma non l'immobilità di chi si ferma, c'era piuttosto la stabilità di chi sa di camminare su un terreno che lo sostiene. Sotto la superficie, ognuno sembrava avere trovato un posto più giusto. C'è chi ha provato a leggere tra le righe i silenzi successivi. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna conferma, nessuna smentita, eppure la sensazione è che le parole, questa volta, sarebbero state superflue. In un'epoca di annunci, la scelta di non dire è suonata come un dire più forte. Perché quando due famiglie si incontrano e restano in contatto, quando una festa diventa un ponte, non c'è davvero bisogno di spiegare troppo. La notte del compleanno si chiude così dentro una cornice più ampia. È la cornice dei passi che non fanno rumore e dei gesti che durano. E se l'eco di quel brindisi continua a farsi sentire, è perché in quel brindisi si è riconosciuto il senso delle priorità. Prima le persone, poi tutto il resto. È un messaggio che ha raggiunto tutti, dai fan ai curiosi, e che ha acceso dolcemente l'immaginazione del pubblico. Quali saranno i prossimi capitoli? Nessuno può saperlo con certezza, ma una cosa è chiara: ciò che si è compiuto quella sera non è stato un evento isolato, ma l'avvio di un ritmo nuovo. Un ritmo che potrà forse essere lento, ma proprio per questo profondo. E se i giorni futuri porteranno nuovi indizi, arriveranno con la stessa grazia con cui quella porta si è aperta e ha lasciato entrare la famiglia di Sla e i sorrisi dei parenti di Halil. Nel mondo del gossip, dove le storie spesso esplodono e si spengono in fretta, questa ha scelto di crescere come cresce una pianta forte, senza clamori, con radici che affondano. E noi, che seguiamo ogni vibrazione, possiamo dire solo una cosa. I fan non dimenticheranno facilmente questa immagine, la tavola illuminata, il dolce diviso, la carezza di uno sguardo che sembra promettere una strada in comune. Perché a volte le promesse più serie si fanno senza parole, ma con due famiglie intorno. Grazie per essere stati con noi su Stelle Turche Rivelate. Se questa storia vi ha toccato quanto ha toccato noi, restate connessi, condividete, fate sentire la vostra voce. Perché se c'è una cosa che questa serata ci ha insegnato è che i momenti importanti non hanno bisogno di fuochi d'artificio per brillare. E il cielo, stanotte, sembra averlo capito. E così, mentre scende il silenzio sulle stanze che hanno ospitato l'incontro, resta la certezza di un passo fatto nel modo giusto. Con la dolcezza di una torta tagliata al centro della tavola e la sincerità di un brindisi pronunciato sottovoce. Halil Ibrahim Cehan e Sla Turco lo hanno consegnato a chi li segue un'immagine nitida, potente e inaspettatamente semplice, quella di due mondi che si guardano negli occhi e dicono sì, ci siamo. E forse, senza bisogno di dirlo, hanno già scritto il primo rigo del capitolo che viene. Se avete amato questo racconto, non dimenticate di iscrivervi e di far sapere che qui, su Stelle Turche Rivelate, le storie più vere si raccontano con il cuore. Alla prossima, con tutto il calore di una promessa mantenuta.